Ma come leggono le persone ipovedenti o non vedenti? Leggono con le dita. Oggi ci togliamo qualche curiosità sul metodo di scrittura e di lettura chiamato Braille. È basato su un'unità composta da 6 puntini in 2 file da 3. A seconda di quali puntini sono in rilievo si creano 64 diverse combinazioni e in modo simile a quello che accade con il Morse, a ogni combinazione corrisponde una lettera oppure un numero. Louis Braille, l'inventore, è nato nel 1809. A 16 anni rende accessibile la conoscenza inventando il metodo che porta il suo nome. Era il 1825, quindi nel 2025 celebriamo 200 anni. Eppure non è cambiato un granché. Le 64 combinazioni del Braille permettono di scrivere e leggere non soltanto le lingue latine, anche lingue che latine non sono, eppure la matematica, la musica e la chimica. Il Braille applicato alla musica mi incuriosisce particolarmente perché nella musica stampata un unico simbolo significa vari concetti. In Braille questo non è possibile, quindi servono più simboli per dare tutte le informazioni che servono al musicista. Vorrei approfondire ulteriormente il tema della scrittura della musica in Braille. Per il momento quello che mi è molto chiaro è che il Braille è veramente un sistema efficace, talmente efficace che nonostante sia passati quasi 200 anni lo continuiamo a utilizzare in ambiti così disparati. Ehi, se il video ti piace, pollice su e iscriviti al canale, è il momento perfetto. 1, 2, 3, grazie! Leggere il Braille richiede una certa sensibilità, bisogna abituarsi a riconoscere le combinazioni di puntini in rilievo, ma comunque segue l'ordine da sinistra verso destra della normale scrittura. Un po' più complicato è passare dalla lettura alla scrittura vera e propria, perché dovete immaginare che il foglio deve essere girato praticamente al contrario per poter incidere i pallini al contrario e specchiati, comunque molto meglio di quello che accadeva prima dell'invenzione del Braille. Alle persone non vedenti veniva richiesto di interpretare con le dita le lettere nella stessa forma nella quale siamo abituati noi su foglio stampato. Erano semplicemente in rilievo e venivano realizzate con un filo metallico sempre dal lato opposto del foglio. Ho imparato qualcosa di più su quali siano le potenzialità di questo sistema di scrittura e come le persone non vedenti lavorino molto bene anche al computer. Lo schermo, come lo interpretiamo noi vedenti, è decisamente poco utile, però esistono altri sistemi, a parte i sistemi di sintesi vocale e di lettura di quello che passa sul monitor, ma l'informatica ha fatto nascere anche esigenze nuove, quindi al posto del sistema a 6 puntini si utilizza un sistema a 8 puntini raggiungendo 256 combinazioni diverse. Esistono anche delle barre tattili che fanno emergere i puntini e permettono la lettura con la mano. Piccola sfida indovinello. Sai cosa sono gli strumenti tiflologici e quelli di tiftodidattica? Scrivilo sotto nei commenti, se lo desideri stoppa un attimo il video, indovina e poi farlo ripartire. Ragionando sul Braille mi sono accorta che è molto di più di un sistema di scrittura, è un sistema di inclusione sociale. Permette di rendere accessibile la conoscenza anche alle persone non vedenti, dando a loro una libertà, un'autonomia altrimenti inimmaginabile. Sulla pagina Facebook dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti si legge: crediamo fortemente che Louis Braille non è soltanto l'inventore di un sistema rivoluzionario, ma il portavoce di un messaggio attuale e universale di umanità, forza e desiderio di costruire la propria personale identità. Partire da se stessi e investire sulle proprie abilità per contribuire al benessere della comunità della quale si è parte. Si aprono dunque automaticamente anche delle possibilità di formazione e delle possibilità lavorative molto interessanti. Esistono anche libri tattili per bambini che oltre ai testi stampati in modo tradizionale e ai testi stampati in Braille presentano anche immagini tattili. Il 4 gennaio è la giornata mondiale del Braille, è stata scelta in memoria del giorno della nascita di Louis Braille. Louis Braille ha avuto questa idea, questa illuminazione da ragazzo non vedente ascoltando il racconto di un soldato che proponeva un sistema di lettura, di scambio di messaggi notturno per scopi militari basato su 12 punti. Chissà se Louis Braille ha immaginato fin da subito che il suo sistema si sarebbe potuto diffondere in tutto il mondo. Adesso lo troviamo anche sui medicinali, sulle monete.
Se siete di Roma, una gita alternativa potrebbe essere quella di andare nella biblioteca del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lì c'è una mostra perenne dedicata ai libri in braille, sia per bambini che per adulti. I testi esposti sono di varie tipologie e di varie epoche. Per esempio potreste trovare i sepolcri di Foscolo, ma anche partiture di musica e ovviamente la Costituzione italiana. Ci siamo chiesti cos'è la tiflologia? È la scienza che studia le condizioni delle persone non vedenti o ipovedenti e i problemi connessi affinché si possa raggiungere la piena integrazione. Di conseguenza la tiftotecnica è quella che studia gli strumenti che possono far superare il deficit visivo. La tiftodidattica è la didattica particolare, soprattutto per la scuola di infanzia e la scuola primaria, che fa uso degli ausili della tiftotecnica studiati dalla tiftologia. L'unità base del Braille assomiglia tantissimo a un mattoncino Lego e uno dietro l'altro si possono comporre le parole. Devono averlo pensato anche quelli della Lego che hanno creato il Lego Bricks Program, un progetto simpaticissimo che serve proprio per cominciare a muoversi nel mondo del Braille, con giochi e strumenti pensati apposta per i bambini non vedenti ma anche per i genitori e i loro amici, così si gioca tutti insieme. Questo è un video per avvicinare tutti al mondo del Braille, ma lo voglio dedicare in particolare ai miei amici Massimo e Silvia, che per primi mi hanno fatto conoscere l'incredibile mondo delle persone non vedenti e le grandi potenzialità che derivano dal Braille. Saluto caramente anche tutti gli altri amici non vedenti che col tempo hanno cominciato a rotolare con noi, sono molto contenta. Grazie. Mi piacerebbe poter approfondire di più il tema del Braille, vorrei poter intervistare qualcuno che ha voglia di condividere con tutti gli altri come si fa a leggere, che cosa significa leggere la musica, la chimica e via dicendo. E mi piacerebbe moltissimo visitare il museo di Louis Braille a Milano, che deve essere un'esperienza super interessante. Beh, allora fatemi sapere nei commenti se interessa anche a voi e chiedo agli amici che ci ascoltano e che possono portare la loro esperienza se hanno voglia di partecipare a un piccolo approfondimento. Vi lascio intanto con un video sulla storia della scrittura. Lì potreste trovare altre curiosità interessanti su questo fantastico mondo. Continuate a rotolare con noi. Ciao!